Pitagora 570-495 a.C. L'armonia dei numeri dell'universo. Iniziamo subito un viaggio pazzesco, un vero e proprio salto indietro nel tempo, per scoprire una delle menti più brillanti e misteriose dell'antichità, portatrice di un'idea che, senza esagerare, ha plasmato l'intero corso della scienza. Ecco, sorge subito una domanda un po' provocatoria. Ma gli algoritmi digitali che oggi usiamo di continuo, quelli che governano in modo invisibile i nostri smartphone, l'economia e in pratica le nostre intere vite, possono davvero avere qualcosa a che fare con le intuizioni di un filosofo vissuto 2500 anni fa? Beh, la risposta è un gigantesco sì. E per capire esattamente il perché, dobbiamo fare un salto nel passato, dritti sulle antiche coste della Magna Grecia. Prima fase del nostro approfondimento, alla scoperta del personaggio. Ci troviamo di fronte a un uomo letteralmente avvolto nel mito, sempre in bilico tra l'essere uno scienziato rigoroso e uno sciamano mistico. Probabilmente allievo del grande Talete, aveva una sete di conoscenza così forte che lo spinse ben oltre i suoi confini natali, portandolo ad assorbire insomma tutta la profonda saggezza delle antiche culture egiziane e orientali. Tracciando le tappe principali della sua vita, sappiamo che nasce sull'isola di Samo, all'incirca nel 580 a.C. Dopo un lungo periodo di viaggi per esplorare l'Egitto e l'Oriente, intorno ai 40 anni prende una decisione decisiva. Si trasferisce in Italia, a Crotone, ed è proprio qui che fonda la celeberrima Scuola Pitagorica. Ma attenzione, non si trattava di una semplice accademia moderna. Era una vera e propria setta segreta, un gruppo esclusivo e aristocratico, dove la scienza si fondeva indissolubilmente con la religione. Passiamo ora al cuore pulsante di questo racconto, il suo contributo. E qui arriviamo alla sua intuizione intellettuale sicuramente più straordinaria in assoluto, la cosiddetta aritmogeometria. Immaginiamoci la scena, i discepoli pitagorici sulle spiagge assolate di Crotone. Niente pergamene o tavolozze. Usavano semplici sassolini bianchi e neri raccolti per terra. Con questi sassolini costruivano letteralmente i numeri nello spazio fisico, formando quadrati, triangoli e pentagoni perfetti. In pratica, il numero non era una semplice astrazione mentale come la pensiamo oggi, ma un'entità fisica, reale, la materia stessa che componeva l'universo. Al vertice di tutta questa incredibile geometria sacra c'era lei, la Tetractis. Semplicemente un triangolo perfetto formato esattamente da 10 punti disposti su 4 righe. Per i pitagorici il 10 non era solo un numero utile per contare le cose, era il numero perfetto in assoluto, detentore di un potere mistico e quasi magico. Rappresentava proprio il paradigma assoluto dell'universo, la sintesi divina in cui la matematica diventava il principio generatore di ogni cosa esistente. Tutta questa visione del cosmo si basava su un dualismo super affascinante e rigidissimo. Da una parte, i numeri dispari, chiusi, ben definiti e limitati. Loro rappresentavano la perfezione geometrica, l'ordine supremo e il bene assoluto. Al contrario, i numeri pari venivano percepiti come entità aperte, che si perdevano in qualche modo nell'infinito. Per questo motivo venivano subito associati all'imperfezione, all'incompiutezza e persino al caos primordiale. Ma l'intuizione forse più pazzesca e poetica di tutte nasce da una leggenda famosissima. Si narra che Pitagora, ascoltando i martelli di un fabbro battere su un'incudine, ebbe un lampo di genio. L'armonia di quei suoni derivava direttamente dal peso proporzionale dei martelli. Sperimentò questa fantastica intuizione usando un monocordo, un antico strumento a corda singola. Scoprì che dimezzando una corda tesa si otteneva un'ottava esatta e accorciandola usando semplici frazioni matematiche tipo 2/3 o 3/4 saltavano fuori intervalli perfetti, come la quinta e la quarta. Insomma, aveva appena scoperto che la musica è letteralmente matematica udibile. Geniale, vero? E la cosa straordinaria è che per loro questa armonia non si limitava agli strumenti musicali sulla Terra, ma si estendeva all'intero universo cosmico. Immaginavano il cosmo come un enorme sistema vivente, con 10 corpi celesti che ruotavano in modo maestoso attorno a un fuoco centrale. Nel loro eterno movimento, questi pianeti producevano un suono continuo, una sinfonia ininterrotta gigantesca, la leggendaria armonia delle sfere, una musica celestiale e perfetta, che non riusciamo ad ascoltare semplicemente perché, paradossalmente, ci siamo immersi dentro fin dal primissimo istante di vita. Tutto in questo sistema sembrava rasentare la perfezione assoluta, un cosmo misurabile interamente attraverso puri numeri interi e frazioni perfettamente armoniose. Ma a un certo punto un'unica, singola domanda minacciava di far crollare l'intero castello.
Cosa succede se una misurazione semplicemente non può essere espressa come il rapporto esatto tra due numeri interi? Ed ecco il colpo di scena. Questa costante ricerca della perfezione assoluta subì presto un trauma devastante, con la clamorosa scoperta della radice quadrata di 2. Mentre cercavano di calcolare la banalissima diagonale di un quadrato, i pitagorici si scontrarono per la prima volta con le grandezze incommensurabili. Il risultato di quel calcolo era un numero decimale infinito, totalmente caotico, impossibile da esprimere attraverso una semplice frazione. Fu una vera e propria crisi esistenziale. Questo piccolo numero mandò letteralmente in frantumi il loro rassicurante universo fatto di proporzioni ordinate e armonia perfetta. Questa scoperta matematica, pensiamo, fu considerata così sconvolgente e pericolosa che venne subito imposto il segreto assoluto. E qui nasce la leggenda nera di Passo di Metaponto, uno dei discepoli che, a quanto pare, si rese colpevole di aver divulgato questa terrificante imperfezione cosmica al mondo esterno. Come finì? La leggenda racconta che perì tragicamente in un misterioso naufragio, punito direttamente dagli dei per aver osato rivelare l'inesprimibile. Arriviamo quindi alla tappa finale. Andiamo a scoprire il suo lascito. Nonostante la rovinosa crisi matematica, la visione pitagorica di base è sopravvissuta gloriosamente ai millenni. Quella ferma, incrollabile convinzione che l'universo sia scritto interamente in un linguaggio matematico ha tracciato, secoli dopo, la vera rotta per l'intera rivoluzione scientifica. A partire da Aristarco che, proprio ispirandosi a quel famoso fuoco centrale, propose l'eliocentrismo nell'antichità, fino a giganti assoluti del calibro di Keplero e Galileo Galilei. Tutti, ma proprio tutti, hanno scrutato il cielo cercando ostinatamente quelle stesse identiche proporzioni matematiche intuite un tempo da Pitagora. Se ci pensiamo, arrivando alla nostra quotidianità, quei sassolini su una spiaggia greca e le antiche corde di un monocordo possono sembrare solo reperti polverosi di un passato lontanissimo. Eppure, oggi viviamo nel mondo più pitagorico che si sia mai visto. La musica digitale in streaming, i complicatissimi modelli meteorologici, le costanti fluttuazioni dei mercati finanziari, perfino l'algoritmo che decide quali video suggerirci sui social network. Tutto, ma proprio tutto, è governato da invisibili modelli numerici. Ogni nostra singola azione digitale viene tradotta e prevista attraverso calcoli matematici freddi ma assolutamente perfetti. È incredibile pensare a come l'antica armonia dei martelli di quel fabbro riecheggi oggi rumorosamente dentro i server di tutto il pianeta. Chiudiamo quindi questa analisi con una riflessione che fa venire i brividi. Se davvero, come credeva fermamente Pitagora, l'universo parla la lingua segreta e perfetta dei numeri, dopo 2500 anni siamo finalmente riusciti a comprenderla appieno? O forse stiamo ancora soltanto imparando ad ascoltarla?